Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di agosto, grazie. Wow, gli amanti! Amici del Toro, si parla di armonia, di equilibrio, di amore corrisposto. Potrebbe parlare quindi di un ambiente familiare, di una relazione magari di coppia, o perché no, per qualcuno potrebbe risuonare come un lavoro sull'amor proprio, un acquisire quello che è l'amor proprio, appunto. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Ok. Wow, che bello. Sensibilità o sensitività e forza. E c'è la piuma e l'incudine. Qui è come il bastone e la carota, no? Quando si dice che ai cavalli si deve dare il bastone e la carota. Ehm, giustamente, si tratta di portare in equilibrio il divino maschile e il divino femminile. Se il divino femminile è ricettività, passività, compassione, accoglienza, il divino maschile è forza, ordine, struttura. Per molte persone può parlare proprio del portare in equilibrio questi due lati o all'interno di una relazione o di una situazione o all'interno di voi stessi. Andiamo a vedere meglio con le carte, con i tarocchi tradizionali, andiamo a vedere che cosa vi dicono. Dunque, mi sono resa conto che ho delle carte girate in un senso e altre girate in un altro. Torno in un attimo. Eccomi. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono per questa seconda parte del mese di agosto. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, potrebbe non risuonare tutto. Se non risuona niente o se volete completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione poi trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora partiamo con un 9 di coppe, 9 di spade, 10 di coppe, asso di bastoni, cavaliere di spade e la luna. 9 di coppe, ragazzi, si parte da un momento di appagamento. Il 9 di coppe è una carta di qualcuno che ha raggiunto degli obiettivi e che si compiace fondamentalmente degli obiettivi che ha raggiunto. Però c'è questo 9 di spade e qui sento che molte persone comunque non sono tranquille a livello mentale. Ok, perché giustamente hanno un 9 di coppe, ma vogliono il 10 di coppe. Manca una carta per completare, diciamo, anzi manca una coppa per completare quello che dovrebbe essere il desiderio, anche se comunque il 9 di coppe è già la carta del sogno compiuto, però appunto è un 9, non è un 10. Qui con questo asso di bastoni in centro lettura si tratta di fare un'azione concreta, un'azione che porti a una, come vi posso dire, a un avanzamento, a un seguito, deve essere l'inizio di un qualche cosa, manca questo tipo di azione. Per qualcuno si può trattare del fatto che manchi l'incontro con una persona e potrebbe proprio essere questo cavaliere di spade. Potrebbe essere la persona che arrivi o da cui voi vi aspettate questo 10 di coppe, che sento potrebbe entrare nella vostra vita un po' più in là. Potrebbe essere una persona del passato, perché qui abbiamo la luna. Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, nello specifico. La luna parla sempre anche di proiezioni, quindi può essere che in questo periodo qualcuno prenda consapevolezza delle proiezioni che si sono fatte fino ad adesso. Può anche parlare di quello che è
Giustamente parla di proiezioni e parla anche di zone d'ombra. Mm? Quindi quello che non si vede, quello che resta nascosto sotto. E qui di nuovo ritorna al divino maschile e al divino femminile. La stesa finisce con un re di denari, potrebbe rappresentare una persona che comunque in questo periodo vi aiuta, che sia un aiuto economico, che sia un aiuto pratico, che sia anche solo una chiacchierata con qualcuno che vi possa aprire la mente. Sento che questo re di denari vi farà bene. Mm? Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto, per chi non lo sapesse, comunico che tutti i lunedì sto pubblicando un corso base di tarocchi. C'è la playlist dedicata, quindi trovate tutti i video lì. È un corso base, quindi non è completo, ma è stato studiato apposta così per dare la possibilità a tutti quanti di usare il corso per riuscire ad approfondire meglio le letture collettive. Se poi volete farmi sapere che apprezzate il tipo di lavoro che faccio, potete mettere un like, condividere, commentare, iscrivervi o fare anche una donazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un 6 di spade al contrario e un 9 di pentacoli al contrario. Questo 9 di coppe non dà tutta quella soddisfazione perché fondamentalmente non c'è ancora una reale indipendenza da parte vostra. Per molte persone si tratta di un'indipendenza a livello mentale, per altre persone si tratta di un'indipendenza a livello fisico, pratico, economico, monetario proprio. Per altre persone invece bisogna lavorare sull'amor proprio, sul che cosa è valido per me e che cosa sono credenze che mi sono state inserite quando ero bambino o bambina. Andiamo a vedere il 9 di spade. Ok, un 9 di bastoni e un 8 di spade. Qui sento che la preoccupazione vostra è giustamente come lavorare su questo amor proprio, ma il punto qui non è, sì, è anche mettere delle barriere nei confronti degli altri, saper dire di no, che probabilmente vi preoccupa un po' perché vi genera un senso di colpa il dire di no. Se qualcuno magari vi chiede un favore, voi state male a dire no, non posso. Però c'è da dire una cosa. Se il favore lo fate in modo puro, cioè con amore, senza aspettarvi niente in cambio, va bene farlo, ci tenete a farlo, fatelo. Ma se questo favore deve diventare un vincolo per voi, un problema, una fonte di depressione, di borbottio interiore, chiedetevi perché volete fare quel favore. Perché se lo fate per soddisfare le aspettative degli altri, non lo fate con le giuste intenzioni e va a finire che poi voi cioè sì, vi pesa, vi costa, lo fate una volta, ma poi quando vi chiedono la seconda volta diventa una gabbia mentale il non saper dir di no. Andiamo avanti con il 10 di coppe. Infatti 6 di denari e l'imperatrice. Qui ragazzi si tratta di dare, ma dare il giusto. Siete voi che dovete calibrare il vostro potere personale, siete voi che dovete decidere quanto e a chi dare. Senza, e se gli altri si arrabbiano, cioè a un certo punto, voi non vi dovete fare carico di come gli altri reagiscono, perché due persone diverse possono reagire in modo completamente diverso alla stessa situazione. Quindi la differenza tra l'uomo e l'animale è proprio che l'uomo ha un cervello per calibrare, per riuscire a controllare quelli che sono gli impulsi di ira, gli impulsi di rabbia, gli scatti. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. Abbiamo un papa al contrario, un fante di coppe, nuovamente il 9 di spade, un 5 di bastoni e un fante di spade. Qui state aspettando che sia qualcun altro a fare il primo passo. E fino a che non ci sarà questo primo passo, voi non vi sentirete riconosciuti o non riuscirete a riconoscervi.
Ci sono sempre questi pensieri, anche qui era il 9 di spade, quindi ci sono questi pensieri, questi battibecchi, potrebbero essere dei litigi o dei confronti molto accesi che avete con dei colleghi, per esempio, con i figli, con degli amici, insomma, perché probabilmente non vi decidete a fare questo passo, che perché state aspettando che lo faccia qualcun altro. Però io credo che sarebbe saggio lo facciate voi. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. 9 di coppe nuovamente, 2 di coppe al contrario e 7 di bastoni al contrario. Dunque, questo 9 di coppe ce l'avevamo già all'inizio e qui sento che, come già vi dicevo, c'è qualcuno che non si sente completamente indipendente e qui un po' lo rivedo. Perché? Perché abbiamo questo 2 di coppe al contrario. Probabilmente se c'è un'unione, una collaborazione, non è così rosea come voi pensavate, ma io credo che ve ne stiate già rendendo conto qui. Anzi, ci sono dei battibecchi, c'è qualche tipo di lavoro che non vi riconoscono. Sta succedendo un po', sento con la carta della luna, tutto di nuovo. Andiamo a vedere la luna. 5 di spade al contrario, 8 di bastoni, 10 di pentacoli, 7 di bastoni, cavaliere di coppe e giustamente un'altra volta la luna. Sì, credo che qui qualcuno si stia ancora aspettando questa offerta che potrebbe arrivare dal passato. C'è qualcuno qui che ha un ciclo karmico probabilmente che si sta ripetendo, perché abbiamo un 10 che è una chiusura ciclo, ma anche un 7 di spade, proiezioni, illusioni, e di nuovo ci sono questo 5 di spade che porta confusione mentale. Credo che a questo punto dobbiate portare a galla quello che è la vostra zona d'ombra, per certi versi tenere il cuore aperto, imparare a essere sensibili anche nei vostri confronti, non solo nei confronti degli altri, però riuscire a creare le giuste barriere per dire no. Questo è il risveglio del divino maschile, quello che dice no, ok, non mi sta più bene. Io credo che qui ci sia qualcuno che è rimasto un po' attaccato ad una promessa del passato o a un'idea, un progetto del passato. Però fate attenzione perché abbiamo 7 di bastoni e la luna 2 volte, quindi qui si tratta di ridimensionare le vostre aspettative, perché potrebbero esserci stati un po' di guardate, un po' di delusioni. E di nuovo abbiamo un 6 di coppe per spiegare il re di denari e la carta del mago. Di nuovo, il 6 di coppe mi parla di quello che è un sogno, una fiaba, un amore puro anche per certi versi. Qui potrebbe per molte persone essere una stesa di famiglia, perché c'è la mamma coinvolta, c'è il papà, c'è questo riconoscimento che non viene dall'esterno o dall'alto. Però alla fine del periodo, con questo re di denari, sento che arriva qualcuno che potrebbe essere, ripeto, qualcuno del passato, che magari la luna qui non rappresenta una situazione che si ripete, ma qualcuno che ritorna e che spero vi possa aprire un po' gli occhi, insomma, su tutte quelle che sono queste proiezioni, ok? Perché di nuovo un altro riferimento al passato, a qualcuno che ha per voi un amore genuino, un amore fraterno. Potrebbe proprio essere magari qualche fratello che viene e vi dà una mano a realizzare la vostra realtà. Si tratta comunque qui di lavorare sull'amor proprio, ragazzi, ce l'ho qui, ce l'ho lì come carta reggente della stesa. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Cosa c'è che si vede e cosa non si vede della situazione. Momento per momento, quindi qui l'invito è a fare un passo per volta. E la solitudine. Allora, qui sento che molte persone si sentono sole fondamentalmente perché è la carta dell'eremita
e per altre persone invece è necessario prendersi un distacco, interiorizzarsi e capire dove mettere le vostre barriere, fino a dove dare e dove dire no. Ripeto, si tratta di fare un lavoro nelle zone d'ombra. Giorno per giorno, passo dopo passo, un pezzettino per volta, ok? Adesso qui non vi fate prendere troppo dalla fretta, giustamente qui c'è un cavaliere di spade e il cavaliere che ha l'energia più veloce in assoluto di tutto il mazzo. Io so che friggete per raggiungere il vostro obiettivo, ma ecco, c'è da lavorare ancora un attimino su quello che è la proiezione. E come qui sento che c'è qualcuno che sta aspettando il riconoscimento dall'esterno, non avendo questo riconoscimento, automaticamente non ci si riesce a dare un valore, però, ma questo perché? Perché l'umano si identifica col risultato, invece di identificarsi, di chiedersi se ho fatto tutto quello che potevo per raggiungere l'obiettivo e quindi identificarsi con lo sforzo, si identifica col risultato. Io posso averci messo 6 mesi a preparare un progetto, ma se poi questo progetto non va in porto, mi sento un fallito. In realtà il vero percorso di apprendimento è stato in quei 6 mesi dove che avete percorso appunto per riuscire a portare a compimento questo progetto. Che poi il progetto vada o no, cioè ci può stare, può capitare, uno finché non prova non sa, fondamentalmente. Però ecco, il punto è di non... che magari quella non era la strada giusta, magari dovete cercare un altro mezzo di comunicazione, magari dovete togliere qualche parte a quel progetto perché funzioni meglio, insomma. Impariamo a goderci momento per momento il viaggio fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine per gli amici del toro. Andiamo a vedere che consiglio vi vogliono dare. Ok, wow, questa carta è già uscita un sacco di volte. Parla di una benedizione magica fondamentalmente, no? E vi dice che siete assistiti dalla benedizione delle fate e che anche voi potete benedire qualcun altro. Mm? Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!